Guardateli, come sono contenti. Jean-Claude Juncker, Angela Merkel, perfino Barack Obama. L'élite mondialista al gran completo festeggia l'elezione di Emmanuel Macron in Francia. E fa bene, perché Macron è il sogno di ogni lobbista. È un fanatico dell'Europa, viene dal mondo della finanza ed è totalmente controllabile. Macron è il prodotto perfetto dell'élite mondialista e sin dal primo istante ha fatto capire chiaramente da che parte sta. Ha tenuto un bel discorso al popolo mettendosi proprio davanti alla piramide del Louvre, che notoriamente è un simbolo massonico. Invece di far suonare la Marsigliese, poi, ha scelto di iniziare con l'inno alla gioia di Beethoven, che è l'inno ufficiale dell'Unione Europea. L'inno francese si è sentito solo alla fine del discorso, dopo che la gente in piazza ha cominciato ad intonarlo. Forse Macron, in questo modo, ha voluto mandare un segnale ai fratelli massoni. Di sicuro ha mandato un messaggio alle elite europee e il messaggio era: sono al vostro servizio. Non c'è mica da stupirsi. Macron è stato fabbricato in laboratorio dall'oligarchia finanziaria internazionale, ha lavorato al fianco di Mario Monti, è stato al servizio della banca Rothschild e soprattutto ha avuto un ottimo maestro, cioè Jacques Attali. Attali è noto per essere un sostenitore del poliamore. Secondo lui, l'era della monogamia e della famiglia tradizionale è finita. Ora c'è bisogno di legami liquidi. Attali è anche un fan dell'eutanasia. In un libro ha detto che l'eutanasia sarà uno degli strumenti essenziali del nostro futuro e che in una società capitalista delle macchine permetteranno di eliminare la vita quando questa sarà insopportabile o economicamente troppo costosa. Capito? Se gli anziani sono troppo costosi, è meglio eliminarli. Attali è famoso per aver creato una commissione di partisan che avrebbe dovuto consigliare Nicolas Sarkozy sulle riforme economiche da applicare. In questa commissione c'erano anche due italiani. Uno era Franco Bassanini, l'altro era Mario Monti. Che belle compagnie, vero? Dunque i francesi devono prepararsi a una bella ventata di austerità e tagli al settore pubblico, ma saranno guai anche per gli italiani, per esempio sull'immigrazione. Con Macron al potere, l'Europa continuerà ad agire come sempre, non farà niente per fermare gli sbarchi, lascerà che l'Italia si trasformi in un campo profughi a cielo aperto e che i migranti continuino a morire in mare. Per capire che cosa pensa Macron sull'immigrazione, basta leggere, di nuovo, il pensiero di Jacques Attali. È sempre lui a ispirarlo. Secondo Attali, dobbiamo essere egoisti e accogliere gli immigrati per sfruttarli a nostro vantaggio. Grazie ai migranti, dice, l'Europa diventerà la prima potenza del mondo. Ecco chi continuerà a comandare in Europa. Uomini come Jacques Attali. È questa gente a dare gli ordini e ora è più forte che mai. Preparatevi al peggio. Fidatevi di nessuno.